Buongiorno e benvenuti al quarto episodio di 4 minuti di storia, arte e cultura a Vienna con Achim Ferrandina, la vostra guida virtuale. Bene, il quarto episodio adesso tratta sempre del Medioevo, eravamo rimasti a Carlo Magno, rimaniamo sempre nello stesso periodo storico se vogliamo, saltiamo circa un 100-150 anni per arrivare al X secolo, rimanendo però sempre nel Medioevo, il così chiamato periodo buio, che poi così buio in realtà non è stato. Certo la vita è stata molto difficile, non avevano gli smartphone, non avevano YouTube, non avevano Instagram e tutte queste cose qua, però si divertivano anche abbastanza e forse anche di più di quanto non ci divertiamo noi oggigiorno. In ogni caso ora inizierò a parlarvi di una delle dinastie più importanti in assoluto per la storia austriaca, la quale non è quella degli Asburgo, nel senso la prima più importante è quella dei Babenberger. Babenberger è una dinastia che viene dalla Baviera, poi si sposta in Austria, a Melk, dove c'è anche l'abbazia dei Benedettini, poi più avanti si sposterà verso Vienna, per poi dopo spostare la propria residenza proprio qui. Ed è proprio al tempo dei Babenberger, ovvero nel X secolo, che per la prima volta l'Austria, come termine, ovvero Österreich, nasce. Cosa significa Österreich? Österreich viene da Ostarriki, il quale significa Ost, Riki, Reich, che sarebbe il regno, quindi il regno ad Ost. Una zolla di terra, possiamo dire, una zona affidata a questa dinastia dei Babenberger, i quali dovevano occuparsi proprio di difendere queste zone qui e di occuparsi di difendere l'Ost, cos'è l'Ost? L'Est? No, l'Ovest, ecco, mi confondo ogni tanto, vi chiedo scusa, ma sapete l'italiano, l'inglese, il tedesco ogni tanto mi confondo, quindi difendere l'Ovest dai pagani che ancora non erano stati cristianizzati come poi dopo è avvenuto più avanti. E qui ci sono appunto i Babenberger che regneranno su queste terre, sull'Austria, su Vienna, su varie regioni appunto sempre che oggi appartengono alla odierna Austria a partire dal X secolo. Ce ne sono stati diversi. Durante questo percorso io parlerò in totale di 3 di questi Babenberger, forse 3 o 4, non sono molto sicuro al momento, però non cambia. Vi parlerò di Leopoldo III, dal quale stiamo andando adesso, una persona molto importante per la storia austriaca. Poi vi parlerò di altri Leopoldo, alcuni di questi collegati proprio anche alla storia europea e in questo caso anche a Riccardo Corleone, ma di questo vi parlerò proprio potrebbe essere il quinto e il sesto episodio. Ora cosa facciamo? Stiamo passando per questa via di Vienna, molto vicina al centro storico, per andare a vedere un mosaico che ci rappresenta proprio Leopoldo III, uno di questi Babenberger, il quale divenne addirittura santo. Il San Leopoldo, uno dei più importanti santi austriaci, il nome Leopoldo è un nome molto gettonato da queste parti e infatti ora lo vedete, ora Mario andrà un po' più vicino alla ripresa, il mio caro Mario, qui lo vedete, sempre con la barba lunga, abbastanza, segno sempre di saggezza, vedete una spada come difensore della cristianità, porta una chiesa altrettanto sulla mano come fondatore di una chiesa. Nel Medioevo era anche molto importante fondare più chiese possibili, più chiese venivano fondate da queste persone e più, aumentava la loro immagine. Questo è Leopoldo III, vedete 1136. Ora vi saluto con la vista sulla chiesa dei frati minori da questa parte. Spero che vi sia piaciuto questo video introduttivo ai Babenberger. Mi raccomando, se vi è piaciuto lasciatemi un bel pollice in alto, abbonate il canale se non l'avete ancora fatto o schiacciate la campanella e ci vedremo poi più avanti al quinto episodio di 4 minuti di storia, arte e cultura a Vienna. Ciao! Cinque, 4, aufgenommen. Palle. English was not good and we restarted. No.
Okay. Stop. We have to restart. I'm sorry. Ich habe einen Fehler gemacht. This was not really good what I was doing. Nochmal. Test. Medieval era. We have to restart it.